Questo video sarà un episodio pilota per una possibile serie di audio su Consumi. A dispetto dello stile, il gioco sembra essere molto profondo nelle meccaniche. È un puzzle game con elementi GDR, dove noi siamo Jenny, un'adolescente vista da tutti come pigra, stupida e brutta, ed il suo obiettivo sarà essere perfetta. Il gioco tratta temi sensibili come il disordine alimentare. Nel gioco infatti si useranno unità fittizie come i Crocs al posto delle calorie e non verrà mai mostrato un numero per il peso di Jenny. Se siete quindi sensibili a questo tema, skippate il video. Fatta questa breve intro, si parte. È la fine della scuola e l'inizio dell'estate per Jenny. La sveglia suona sempre alle 8, anche se avrebbe comunque ancora voglia di restare a letto, ma è importante cominciare subito la giornata. Si rifà il letto, si lava i denti, si veste e scende per la colazione. La colazione di Jenny è sempre abbondante: frutta, biscotti, magari una fetta di torta. Il piatto è così pieno da traboccare. La mamma non può fare a meno di notarlo e la richiama con tono severo. Come può una sola persona mangiare così tanto? E soprattutto non dovrebbe, con quel viso già così tondo. Poi aggiunge che l'altro giorno al supermercato ha visto la figlia di Shi-Li-Ya, è dimagrita molto ed è diventata bellissima. Anche Jenny, secondo lei, dovrebbe fare lo stesso. Dopo aver finito di mangiare, Jenny torna in camera, si ferma davanti allo specchio e si chiede se la mamma abbia ragione. Il riflesso, che da ora chiameremo Jenny 2, non tarda a risponderle. Sì, la mamma ha ragione, e forse Jenny dovrebbe salire su una bilancia per verificarlo. Si dirige verso il bagno ed i piedi le sembrano pesantissimi prima di salire sulla bilancia. Ci sale ed i numeri scorrono velocissimi. Jenny si convince che forse la mamma non si sbaglia. Torna in camera e riflette: dovrebbe iniziare una dieta, ma non ne ha mai seguita una. E allora arriva Jenny 2, la sua voce è calma ma determinata. Non è complicato, devi solo mangiare di meno e fare un po' di sport. Sii metodica, annota tutto quello che mangi e non superare mai le 500 crocs al giorno. Se vai oltre, recuperi con dell'attività fisica. Restando sotto i 500, il peso calerà. Domenica ci rivedremo sulla bilancia per fare il punto e Jenny accetta questo piano. Così inizia un nuovo giorno, stessa routine mattutina e nuovo pasto. Questa volta prova a fare attenzione, qualche mirtillo, un uovo, ma la tentazione è troppo forte e il piatto si riempie anche di cioccolato e dolci. È felice, ma sa di aver superato il limite. Allora decide di recuperare con un po' di ginnastica, si cambia e comincia a muoversi. Un'ora intera di esercizio, faticoso, doloroso, ma alla fine sente i muscoli bruciare e una strana forza dentro di sé. Ma è stanca e pensa che non può fare questo ogni giorno. Ma Jenny 2 le ricorda che la soluzione è semplice: mangiare correttamente e restare sotto i 500 crocs. In fondo è così che funziona una dieta. Il giorno seguente Jenny accompagna la mamma al supermercato. All'ingresso, tra le riviste, scorge un numero dedicato alle diete. Pensa che lì potrebbe trovare qualche consiglio utile. La mamma accetta di comprarle la rivista, ma solo se le promette che leggerà anche una guida sullo studio, e Jenny accetta. Ma chiede anche qualcosa da sgranocchiare e così esce dal supermercato con la rivista sulla dieta, una rivista sullo sport, la guida allo studio ed un pacchetto di patatine. Torna a casa da sola, in autobus, e si immerge nella lettura della rivista sulla dieta. Divora ogni pagina e legge tutta la rivista prima di tornare a casa. Arriva l'ora di pranzo ed apre il frigo. La voglia di strafogarsi è forte, ma riflette e grazie a quella rivista ora sa che ha delle nuove regole da seguire. Combina alimenti con più attenzione, un po' di carne, verdura, frutta, è sazia e soddisfatta e finalmente sente di aver seguito un buon metodo. Felice va in camera a rilassarsi guardando dei video di cagnolini su YouTube, ma la mamma irrompe. Le ricorda la promessa fatta: deve leggere la guida sullo studio. Ha del tempo libero e quindi deve. Jenny aveva altri piani, ma non può tirarsi indietro, gliel'aveva promesso. Si mette quindi alla scrivania e legge talmente tanto che passano ore e l'umore è a terra. Talmente a terra che non riesce nemmeno a dormire e così si alza e si avvia verso la cucina, dove trova il pacchetto di patatine comprato in giornata e se lo mangia tutto. Supera di nuovo le 500 crocs, ma almeno ritrova il buon umore, la serenità e riesce a dormire. Il giorno seguente, nuovo pranzo, e riesce a stare sotto le 500 crocs, ma il pasto è meno equilibrato e questa volta ha ancora fame. Si butta poi sul divano per distrarsi finché la mamma non le ricorda che i suoi vestiti sono tutti sporchi. È da ben 2 settimane che non li lava ed è ormai abbastanza grande da farlo da sola. Jenny vorrebbe rimandare, ma ormai non può più. E la mamma le ricorda che forse è per questo che non invita mai nessuno a casa e non ha un fidanzato. Chi vorrebbe mai sposare una ragazza così pigra? E quando sarà da solo all'università, come farà? Si lascerà morire? Jenny così prende tutti i vestiti e si avvia verso la lavanderia e nell'ascensore arriva anche lui che comincia a parlarle. Jenny dice con aria timida ed imbarazzata che sta scendendo in lavanderia, pensando poi perché non riflette prima di parlare.
che così passa per un idiota. I due erano nella stessa scuola. Jenny dovrà affrontare l'ultimo anno, mentre lui ha appena finito il liceo. Lui le chiede se sia lei ad aver vinto il concorso di disegno e Jenny gli dice di sì, con aria fiera, dicendo che le faccia piacere che lui trovi che sia un bel traguardo. Lui le chiede se farà la scuola d'arte, ma no. Jenny si iscriverà a medicina, ed anche questo è comunque cool. Lui arriva al suo piano e la saluta, e Jenny resta così da sola in lavanderia, convinta di aver appena incontrato il suo futuro marito. Jenny lava e piega tutti i vestiti, tutto pulito e perfetto. La mamma è felice di ciò e premia Jenny con $12 di paghetta. La settimana è quasi finita e Jenny ne fa appunto scrivendo sul diario. Ok, penso di cominciare a capire la cosa, poco a poco. Devo semplicemente continuare ad allenarmi. Ho un po' paura di pesarmi domani, scrive Jenny sul suo diario e va così a letto. Nuova giornata, tutti i vestiti sono puliti e c'è l'imbarazzo della scelta. L'umore di Jenny è un po' basso, ma questa tenuta di Egbo è bellissima ed è ottima per migliorarlo. Arriva l'ora di pranzo, ma Jenny non riesce ancora ad equilibrare il tutto. Dagli alimenti con più Crocs al suo cane e riesce sempre a stare sotto i 500 Crocs, ma non ha mangiato abbastanza e la fame si fa ancora sentire. Ma la strada è però quella giusta. Nel pomeriggio porta a spasso il cane, trova dei soldi a terra, ma distratta dal telefono mette poi i piedi sulla cacca. Torna a casa, si pulisce le scarpe e si rimette poi a leggere la guida sullo studio. Ha quasi finito di leggerla, ma per ora non ne può più. Arriva poi il grande momento, l'incontro con la bilancia. Sale, i numeri scorrono e sì, questa volta l'obiettivo è raggiunto, ha perso peso. Jenny si guarda allo specchio ed appare ancora Jenny 2. Vedi, se ti impegni i risultati arrivano. Ma proprio in quel momento Jenny riceve un messaggio. È Pauline e vuole avvisarla che è stato organizzato il più grande party sulla spiaggia dell'estate tra una settimana e ci sarà anche Jenny sa chi. Ma Jenny ha due problemi, non ha un costume e deve perdere peso. Va quindi a segnarsi 2 nuovi appuntamenti sul suo calendario. Per Jenny 2 questa è un'occasione d'oro e per riuscirci Jenny dovrà solo continuare con la dieta e prendere un costume, che però costa tantissimo, ma Jenny 2 ha ovviamente la soluzione, e cioè fare dei lavoretti per la mamma in modo da avere una paghetta. E se si vuole fare colpo su di lui, ovviamente non basterà solo essere lì, ma ci si deve mostrare interessanti, leggere, fare sport o fare attività extra per mostrarsi interessanti. E domenica prossima ancora appuntamento con la bilancia. Sarà una settimana molto impegnativa. Ok ragazzi, questo primo episodio di Consumimi finisce qui. Era in pratica il tutorial questo. Dal prossimo episodio comincia il capitolo 1, quindi gioco vero e proprio. Mettete un like o un hype se siete arrivati fin qui, che il sostegno non fa mai male. E fatemi sapere se questa serie vi piace. E vi ringrazio sempre per il sostegno e noi ci vediamo al prossimo video.